Ciao a tutti! Oggi ricetta tradizionale italiana, lombarda, il risotto allo zafferano. Vediamo la ricetta per 4 persone. Gli ingredienti per fare il risotto allo zafferano sono 360 g di riso Carnaroli, 100 g di burro, una cipolla piccola, 60 g di grana padano o lodigiano, 40 ml di vino bianco, 3 g di zafferano in polvere, sale e per il brodo una cipolla, una patata, un gambo di sedano e una carota. E per insaporire il nostro brodo utilizzeremo 2 fusi di pollo. Accendiamo la fiamma e ci dedichiamo proprio al brodo. Il brodo può essere di pollo o di manzo, non di verdure e tantomeno solo acqua. Poi dipende dai gusti scegliere manzo o pollo. Quello di manzo secondo noi viene un po' troppo carico, mentre di pollo conferisce il giusto livello di grassezza al risotto e un buon risotto ne ha bisogno. Appena raggiunge il bollore, alle verdure aggiungete i 2 fusi di pollo. Noi abbiamo chiesto al macellaio di togliere la pelle. Il brodo lo stiamo facendo con 2 litri d'acqua. Mettiamo il sale e facciamo cuocere per 45 minuti. Il brodo è quasi pronto, tagliamo finemente la cipolla per il risotto. Il brodo è pronto dopo 45 minuti circa. In ogni caso la fiamma la lasciamo accesa perché deve sobbollire mentre prepariamo il risotto. In una casseruola quindi accendiamo la fiamma e mettiamo il burro, 60 grammi. Sciolto il burro aggiungiamo la cipolla. Dobbiamo stufarla per una decina di minuti a fiamma bassa. La vedete un po' gialla perché c'è andato un po' di zafferano sopra. È importante che la cipolla sia tagliata davvero finemente, quasi una crema. Il risotto allo zafferano, da non confondere con il risotto alla milanese che si fa con il midollo e senza vino, può essere considerata la versione base del risotto alla milanese, quindi più semplice. Aggiungiamo il riso, lo tostiamo, giusto un paio di minuti, non dovete bruciarlo. Capiamo che il riso è tostato bene appena compare un po' lucido. Quindi dopo 2-3 minuti circa sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo il brodo che abbiamo vicino a sobbollire, quindi caldo. Non mescolate troppo, al contrario di quanto si possa pensare, il riso altrimenti potrebbe rompersi. La cottura a partire da questo momento è di circa 17 minuti, però noi lo toglieremo 2 minuti prima, quindi al dente, e nel frattempo dovete star lì a mettere le mestolate di brodo. Appena vedete che si asciuga, aggiungete il mestolo di brodo. In realtà questo è uno dei risotti più semplici e veloci che possiate preparare della cucina italiana. Vi ricordiamo che sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tanti consigli per fare un risotto allo zafferano perfetto. Per quanto riguarda la scelta del riso, ovviamente da prediligere il Carnaroli, ma potreste optare anche per il Vialone Nano o l'Arborio. Anche il brodo in realtà è importantissimo per la buona riuscita di questo piatto. Assicuratevi che sia fatto in casa, fresco e quindi non confezionato, e con del buon pollo. Quando si aggiunge lo zafferano, non troppo presto, altrimenti perderà il suo sapore. Noi oggi per questa ricetta utilizzeremo lo zafferano in polvere di alta qualità, ma potreste optare anche per i pistilli, un po' difficili da trovare però.
Se però volete usare i pistilli dovrete tostarli un po' in padella senza olio o altro tipo di grassi e poi metterli in infusione per minimo un paio d'ore, ma meglio una notte. Calcolate circa 10 pistilli a testa. Mancano 3-4 minuti per arrivare al 15° minuto, quindi ci aggiungiamo lo zafferano, che fa un po' questa magia, una spezia rossa molto antica che trasforma il nostro piatto in un piatto giallo. Profumatissimo, un classico della cucina italiana, precisamente lombarda. Questa sicuramente poi con lo zafferano in polvere è la versione più casalinga. I pistilli tendono ad essere utilizzati più dagli chef, però non pensate, anche nei ristoranti spesso utilizzano lo zafferano in polvere di alta qualità e utilizzano poi i pistilli soltanto per guarnire il piatto. L'importante è che non acquistiate le bustine in polvere di bassa qualità economiche. Passati 15 minuti assaggiate di sale e nel caso aggiungetelo. Per essere perfetto il risotto alla milanese deve essere, si dice, all'onda, cioè cremoso, vellutato. Se seguite la nostra ricetta passo passo vedrete che otterrete un buon risotto cremoso. A questo punto assaggiate nuovamente, possiamo spegnere la fiamma e mantecare. Aggiungiamo il grana e mantechiamo. E infine il burro. La nostra ricetta è terminata. Fateci sapere nei commenti se provate il nostro risotto allo zafferano. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette tradizionali italiane. Lo teniamo coperto un paio di minuti e poi possiamo servirlo. Alla prossima ricetta! Ciao!